Cari amici e amiche di Solfatara News, un saluto a tutti voi che ogni giorno ci seguite con costanza e con quella curiosità genuina che ci spinge insieme a tenere gli occhi puntati su ciò che accade nel cuore pulsante dei Campi Flegrei. La vostra presenza cresce di giorno in giorno e questo legame si avverte in ogni commento, in ogni messaggio, in ogni condivisione dei nostri video, come un filo che unisce le nostre vite a ciò che si muove sotto i nostri piedi. Un grazie sincero, davvero, dal profondo. Per chi ci ascolta per la prima volta, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, seguirci su Instagram, TikTok e soprattutto entrare nel nostro gruppo Facebook Solfatara News Group, dove ogni giorno condividiamo aggiornamenti, foto, analisi e confronti che aiutano tutti noi a comprendere meglio l'evoluzione dei fenomeni della caldera flegrea. Un ringraziamento speciale va a chi sta partecipando alla raccolta fondi su GoFundMe. Il drone è stato acquistato mettendo noi la differenza, eppure la raccolta ha ormai raggiunto il 91% dell'obiettivo. Questo vostro gesto è qualcosa che va oltre la semplice donazione. È una spinta, una dimostrazione di fiducia, un continuate che ci dà forza anche quando la stanchezza si fa sentire. Siamo qui per documentare, per raccontare, per mostrare la realtà senza filtri, perché la conoscenza è una forma di protezione. Oggi iniziamo con una notizia che attendevamo da molti giorni. Finalmente sono ripresi i lavori su via Antiniana, la ormai famosissima strada con le bolle. Un tratto che da anni racconta, in superficie, ciò che si muove nel profondo. Hanno aperto la corsia che era chiusa per permettere il passaggio delle auto e nel frattempo stanno lavorando sulla corsia che era rimasta aperta fino a ieri. Nel tratto che era interdetto al traffico hanno steso solo qualche centimetro di cemento prima dell'asfalto, il che significa che non è stato eseguito alcun intervento realmente strutturale capace di affrontare la causa del problema, il calore quasi costante che risale dal sottosuolo. Vedremo quanto durerà questa volta il nuovo manto, perché la storia ci ha insegnato che quando la terra spinge dal basso, nessuna toppa superficiale resiste a lungo. Abbiamo registrato anche le temperature della zona che verrà asfaltata e i numeri ancora una volta parlano da soli. Sulla carreggiata e lateralmente abbiamo misurato 82,7 gradi centigradi, un valore completamente incompatibile con la stabilità di qualsiasi pavimentazione stradale, ma soprattutto un segnale evidente del livello di energia termica che continua a risalire dal sistema idrotermale. Durante la notte e alle prime luci dell'alba si è verificato uno sciame sismico che ha coinvolto la zona flegrea. Le registrazioni riportano più scosse di lieve intensità, avvertite da diversi residenti, soprattutto ai piani alti degli edifici. I terremoti, seppur piccoli, hanno generato tremori diffusi e una sensazione di vibrazione leggera ma costante. I sismografi hanno rilevato una sequenza ravvicinata di eventi, interpretati come parte dell'attività tipica del bradisismo, con profondità molto superficiali e ipocentri, concentrati nella stessa area in tempi brevi. È l'ennesimo segnale del quadro che ben conosciamo. La caldera sta rispondendo alle pressioni interne e continua a farlo giorno dopo giorno, senza alcun rallentamento reale. Come ogni mattina abbiamo sorvolato la fumarola Pisciarelli. Visivamente appare meno impressione rispetto ai giorni precedenti, con un degassamento minore e un getto di vapore più tenue. Questa immagine potrebbe portare qualcuno a pensare che la situazione stia migliorando, ma sappiamo bene quanto siano ingannevoli questi cali apparenti. Il sistema flegreo funziona come un organismo che respira. Ha momenti di espirazione violenta e momenti di apparente quiete, ma il respiro complessivo resta affannato, contratto, in tensione. La caldera continua a mostrare un sollevamento quasi raddoppiato rispetto agli anni scorsi e le temperature interne restano in aumento. Ogni riduzione percepita in superficie può essere semplicemente una fase transitoria prima di una nuova spinta. All'interno della bocca di Pisciarelli oggi abbiamo rilevato 102,5 gradi centigradi, un valore più alto rispetto ai giorni passati. Nella Solfatara
La nostra termocamera ha mostrato che la bocca grande è anch'essa meno vigorosa nel getto, ma il termometro racconta tutt'altro. 180,9 gradi centigradi, segno che la pressione interna resta alta anche quando il vapore rallenta. Come sempre, abbiamo aggiornato la tabella con tutte le temperature che monitoriamo quotidianamente, una cronaca termica che da sola descrive l'evoluzione del fenomeno mese dopo mese. Per la prima volta abbiamo sorvolato anche l'area di Bagnoli, dove sono iniziati i lavori per l'America's Cup è sabato e infatti oggi tutto è fermo. Ma gli scavi e la delimitazione del cantiere sono ben visibili. Per ora niente grandi opere, solo sbancamenti e preparazione del terreno. Sarà interessante documentare nei prossimi giorni come procedono i lavori e come l'area si trasforma, perché anche questo fa parte del racconto del territorio. Infine abbiamo effettuato un sorvolo alto del cratere Solfatara per ottenere una visione termica più ampia possibile. Le parti alte intorno al bordo del cratere risultano calde e in piena attività. In alcuni punti il calore risale con intensità maggiore rispetto alla settimana scorsa, confermando che l'intero complesso vulcano idrotermale sta vivendo una fase di energia crescente diffusa e tutt'altro che placata. Il quadro che emerge da tutto ciò è chiaro. La caldera continua a spingere. La pressione resta forte, il calore non cala, la sismicità persiste e anzi si intensifica in piccoli episodi ravvicinati. La Terra mostra segnali e quei segnali vanno ascoltati, documentati e compresi. È quello che facciamo ogni giorno, insieme a voi che ci seguite. La storia dei Campi Flegrei non si racconta con una singola immagine, ma con un mosaico continuo di dati, osservazioni, anomalie e respiri profondi del sottosuolo. E proprio per questo continueremo a monitorare ogni angolo, ogni centimetro, ogni fiato caldo che emerge da questa terra viva. Il racconto prosegue ogni giorno e nulla è più prezioso della consapevolezza. Continueremo a portarvi dentro questo mondo inquieto, perché comprendere è già una forma di difesa e l'attenzione è la nostra più grande alleata.